Ciao, hackerini e hackerini. Oggi vi racconto la storia di una delle figure più affascinanti e dimenticate della storia della cybersecurity. Una persona che riusciva ad entrare in sistemi protetti senza scrivere una riga di codice, senza usare un virus e senza nemmeno toccare un computer. Assurdo, no? Le bastava soltanto una telefonata. Negli anni 70 e 80 questa persona riuscì ad ottenere password, informazioni riservate e persino documenti interni di grandi compagnie telefoniche. Oggi la chiamiamo ingegneria sociale. All'epoca invece era qualcosa di completamente nuovo. Il suo nome è Susan Hadley, ma nel mondo cyber dell'epoca la conoscevano come Susie Thunder. Gruppi nella scena rock di Hollywood, hackerina, pioniera della manipolazione psicologica applicata alla sicurezza informatica e ad un certo punto della sua vita persino testimone davanti al Senato degli Stati Uniti. Una storia che sembra uscita da una serie Netflix, ma è tutto vero. E c'è anche un motivo per cui oggi quasi nessuno la ricorda, ma questo ve lo racconto alla fine. Quindi sedetevi comodi hackerini e hackerini, perché questa è la storia di Susie Thunder. La cosa curiosa è che Susan non è la classica hackerina che passa le notti davanti ad un computer cercando di violare sistemi complicati. Lei sviluppa infatti un approccio completamente diverso. Invece di attaccare le macchine, attacca le persone. Con una voce convincente, una buona dose di faccia tosta e una grande capacità di manipolazione psicologica, riesce ad ottenere accessi e informazioni semplicemente parlando con qualcuno al telefono e convincendolo che darle quello che vuole è assolutamente normale. Oggi questo, come vi dicevo, ha un nome, ingegneria sociale, ma all'epoca, quel termine ancora non esisteva e lei è stata proprio una delle pioniere. Però aspettate, torniamo indietro, all'inizio della sua storia. Susan cresce alla Crescenta, in California, in una situazione familiare piuttosto difficile. Dopo che il padre lascia la famiglia, lei e la madre si trasferiscono in una piccola casa con 2 camere da letto. Quando la madre si risposa con un ufficiale della marina, la situazione purtroppo non migliora affatto. L'uomo, infatti, inizia ad abusare di lei quando ha circa 9 anni. Susan provò a raccontarlo alla madre, ma non aveva nemmeno il linguaggio per spiegare cosa fosse successo. In una famiglia profondamente religiosa, parlare di sesso era impensabile. Lei cercò di dire che quell'uomo stava facendo qualcosa di sporco, ma le sue parole non trovarono ascolto. Fu allora che iniziò a rifugiarsi nel telefono. Dall'altra parte della linea poteva essere chiunque, una voce diversa, una persona diversa, qualcuno con il controllo della situazione. Le prime telefonate erano semplici scherzi, un po' un Frank Matano al femminile. Ma presto Susan scoprì qualcosa di più potente, fingere di essere qualcun altro funzionava davvero. Per lei parlare al telefono era una specie di magia. La voce che arrivava dall'altra parte della linea aveva autorità e le persone tendevano a crederle. Col tempo iniziò ad immaginare di vivere dentro quel mondo invisibile fatto di cavi, centralini e voci registrate. Da bambina sognava persino di diventare una centralinista, o meglio ancora la voce automatica che si sente quando una chiamata non va a buon fine. Mi dispiace, riagganci e riprovi a chiamare. In fondo pensava sarebbe stato il modo perfetto per vivere dentro il telefono per sempre. In un episodio famoso, dopo uno scherzo telefonico a tema "Il tuo frigorifero è acceso?", il malcapitato la insulta e lei, decise di vendicarsi in modo creativo. Chiamò la compagnia telefonica fingendosi proprio quella persona e fece cambiare il suo numero. Fu la prima volta che capì quanto fosse facile manipolare un sistema e le persone che lo gestivano. Però la situazione familiare peggiorò quando l'uomo iniziò ad abusare anche della sorella minore. Susan tentò ancora di farsi ascoltare dalla madre. Questa volta raccontò non solo di abusi, ma anche episodi di violenza fisica, alcuni reali, altri enfatizzati, perché la violenza era più facile da comprendere del sesso. Solo quando il fratello sorprese l'uomo mentre molestava la sorella, la polizia venne finalmente chiamata. A 11 anni Susan si trovò coinvolta in un processo. Il procuratore chiese che fosse sottoposta al test della macchina della verità. Lei capì subito che se il test fosse fallito, l'intero caso avrebbe potuto crollare, e con esso la possibilità di proteggere la sorella. Così fece quello che avrebbe fatto per tutta la sua vita, studiò il sistema, prese l'autobus per la biblioteca centrale di Los Angeles e trascorse ore a leggere manuali tecnici sui poligrafi. Scoprì come funzionano, come venivano stabilite le domande di controllo e come respirazione e pressione sanguigna potevano influenzare i risultati. Quando arrivò il momento del test, manipolò le sue reazioni con precisione, alterò la respirazione, serrò i pugni e fece salire la pressione durante le domande di base. Il risultato? Il poligrafo diventò inutile e non poté essere ammesso come prova. Susan testimoniò contro l'uomo, lui fu condannato e congedato con disonore dalla marina. Non sarebbe stata l'ultima volta che qualcuno avrebbe cercato di farle del male, ma non sarebbe stata neppure l'ultima volta che Susan avrebbe trovato il modo di ribaltare la situazione. Ma a 14 anni, insomma, decide che la sua vita a casa è diventata insopportabile.
Così fa qualcosa che per molti sarebbe impensabile, scappa e si dirige verso Hollywood. Qui finisce nella scena rock dell'epoca come adolescente groupie, cioè una di quelle ragazze che seguivano le band. È un mondo caotico, pieno di concerti, backstage e personaggi eccentrici. Ma è anche una specie di scuola improvvisata dove Susan impara qualcosa che più tardi diventerà fondamentale: come entrare in posti dove non dovresti essere, come parlare con le persone giuste e soprattutto come convincerle che la tua presenza è perfettamente legittima. Pensateci, entrare nel backstage di un concerto senza invito richiede la stessa abilità di entrare in un sistema informatico senza password. Devi costruire una storia credibile, trovare la persona giusta e mostrare una sicurezza assoluta. Durante la settimana Susan lavorava anche al centralino di un servizio di segreteria telefonica. Questo lavoro le dava accesso a numeri di telefono riservati e la metteva in contatto con musicisti, manager e dirigenti delle case discografiche. Una vera miniera d'oro per una groupie. Studiava le copertine dei dischi delle sue band preferite per trovare nomi di agenzie e società di management. Poi chiamava i locali fingendosi per esempio una segretaria dell'agenzia che rappresentava l'artista e chiedeva di aggiungere il suo nome alla lista degli ospiti. Il giorno del concerto si presentava all'ingresso degli artisti e spesso riusciva ad ottenere un pass per il backstage. Ma quando tutto il resto falliva, aveva un trucco semplice ma efficace. Portava con sé un blocco per appunti. Aveva scoperto che un blocco per appunti ti fa sembrare automaticamente qualcuno che ha il diritto di essere lì. Intelligente, no? Ed è in questo periodo che Susan decide di diventare qualcun'altra. Per sopravvivere alle strade di Hollywood aveva bisogno di un'identità che le desse controllo, non più la piccola Susan Hadley fragile e perseguitata, ma qualcuno che chiunque, polizia o malintenzionati, avrebbe pensato 2 volte prima di sfidare. Così nasce Susie Thunder. A 14 anni, dopo aver subito abusi e affrontato pettegolezzi, bullismo e umiliazioni a scuola, Susan finalmente sentiva di avere un nome da eroina, un'identità che le permetteva di dire e fare ciò che voleva, senza più essere una vittima. Con questa nuova sicurezza, qualche anno dopo, verso il 1976, lascia definitivamente la scuola superiore E si sposta nell'area di Los Angeles, mantenendosi come cameriera. ed è proprio in quel periodo che entra in contatto con una sottocultura molto particolare. Quella dei freaker telefonici. I freaker praticamente sono appassionati della rete telefonica, persone che studiano il sistema non per lavorarci dentro, ma per capire come sfruttarlo. Si incontrano per condividere tecniche, codici e trucchi per ottenere chiamate gratuite o accedere a parti della rete che dovrebbero essere riservate. Susie comincia a frequentare questo ambiente incontrando altri freaker anche nella vita reale, in posti come una pizzeria Shakey's, dove tra una fetta di pizza e una bibita si discute di centralini telefonici, password e vulnerabilità della rete. È un po' come se noi ci incontrassimo da Sorbillo per discutere di come hackerare Team, per dire. Ovviamente è solo un esempio, Non hackerate nulla, non avete il permesso, mi raccomando. Ma insomma, è proprio qui che il talento di Susie inizia davvero ad emergere. Mentre molti degli altri sono concentrati sugli aspetti tecnici del sistema, lei capisce qualcosa di molto più semplice, ma anche molto più potente. Spesso il modo più facile per entrare in un sistema non è violarlo tecnicamente, ma convincere qualcuno a lasciarti entrare. Devo dire, Lei chiama questa tecnica Psych Sub, abbreviazione di Psychological Subversion, cioè sovversione psicologica. In pratica consiste nel chiamare qualcuno fingendosi di essere un'impiegata, una segretaria o magari qualcuno che sta solo cercando di risolvere un problema urgente per conto di un superiore. Con il tono giusto, le parole giuste e un pizzico di sicurezza riesce a farsi dare password, numeri interni e informazioni che dovrebbero essere invece segrete, dimostrando una cosa molto importante. il punto debole di qualsiasi sistema di sicurezza spesso non è la tecnologia, ma la fiducia delle persone. Oggi lo chiamiamo ingegnere sociale, ma Susan non ha mai amato questo termine. Lei preferisce appunto Psych Sub, ma alla fine, ammetteva con ironia, il principio è semplice. Si tratta di raccontare bugie credibili al momento giusto alla persona giusta. Susie era una vera maestra nell'inventare una storia credibile per ottenere informazioni. Poteva fingersi una centralinista, una dipendente della compagnia telefonica, un tecnico o persino qualcuno delle pulizie. Se serviva per entrare in un ufficio o convincere qualcuno a darle accesso a dati riservati. E raccontava storie con una sicurezza tale che le persone finivano per crederci. Un po' come dire, tranquilli, sto solo facendo un test di sicurezza, mentre nel frattempo usciva dall'ufficio con qualche nuova password o qualche nuova informazione segreta. A volte usava anche un pizzico di ironia e a quanto pare anche un po' di charme. Intorno a Susie Thunder con il tempo iniziarono a circolare anche storie quasi leggendarie.
In un'intervista a The Verge raccontò persino di aver usato le sue abilità di ingegneria sociale per superare posti di blocco militari o intrufolarsi nell'Area 51. In un altro caso disse di aver capito come si sarebbe potuto lanciare un missile statunitense da una semplice cabina telefonica. E c'è anche la storia secondo cui Susie riuscì a far evadere un complice dalla prigione al telefono semplicemente fingendosi un impiegato e incredibilmente funzionò. Ora queste storie sono molto difficili da verificare, ma rendono bene l'idea di una cosa: nella comunità dei Freaker il nome Susie Thunder era ormai diventato quasi leggendario. Ma insomma, col tempo entra in contatto con un gruppo informale di hackerini e freaker conosciuto come cyberpunks. Nel gruppo ci sono figure destinate a diventare piuttosto famose nel mondo dell'hacking, come Kevin Mitnick o Louis DePayne. All'interno del gruppo Susie ha un ruolo molto particolare. Mentre gli altri si occupano di computer e sistemi, lei è quella che riesce ad ottenere informazioni sensibili semplicemente parlando con le persone giuste nel modo giusto. Ma il suo colpo più famoso sembra davvero uscito da un film. Per mesi studia un ufficio della compagnia telefonica Pacific Bell. L'obiettivo è qualcosa che tra i freaker è considerato quasi mitico: il file non pubblicato. Un archivio segreto che contiene i numeri di telefoni privati delle celebrità di Los Angeles. Dopo circa 4 mesi di preparazione, Susie decide che è il momento di agire. Una sera si presenta nell'edificio durante il turno di pulizie, fingendosi parte del personale. Entra senza attirare sospetti e si dirige verso l'archivio dove sono conservate le informazioni che cerca. Lì trova proprio quell'archivio segreto, che conteneva appunto le informazioni private. In meno di 15 minuti riesce a individuare i documenti giusti, sostituirli con una copia presa da una biblioteca e uscire dall'edificio con gli originali nella borsa. Per la comunità dei Freaker è praticamente il santo graal, una lista piena di numeri di telefono non pubblici di attori, musicisti e altre celebrità. E poi Susie decide di fare qualcosa di ancora più pragmatico. Andrà a vendere quelle informazioni ad un tabloid. Ma insomma, Susie non si limitava alle infiltrazioni. Era anche una grande fan di una tecnica che oggi chiameremmo garbology, cioè l'arte di trovare informazioni utili nella spazzatura. In un'intervista raccontò che lei e altri hackerini rovistavano spesso nei bidoni delle compagnie telefoniche alla ricerca di manuali tecnici buttati via, vecchi codici o documenti considerati ormai inutili. Per le aziende erano carta da cestino, per loro invece erano manuali segreti. Però ovviamente, come potete capire, attività del genere attirano prima o poi l'attenzione delle autorità. E infatti nel 1981 iniziano le indagini sulle attività del gruppo Cyberpunks. Quando l'FBI e il procuratore distrettuale di Los Angeles entrano in scena, Susie prende una decisione piuttosto strategica. Decide di collaborare con le autorità. Testimonia contro Kevin Mitnick e Louis DePayne in un caso di intrusioni nei sistemi Pacific Bell e in cambio ottiene l'immunità. Invece di finire in prigione, finisce in televisione. Infatti nel 1982 compare in un servizio della trasmissione ABC 2020, dove spiega davanti alle telecamere come funziona proprio la garbology. Vedere lei raccontare con calma questi trucchi in TV era quasi surreale. Ma il momento più incredibile arriva poco dopo. Il 25 ottobre 1983 Susie si ritrova addirittura a testimoniare davanti al Senato degli Stati Uniti, durante un'audizione sui rischi degli hackerini per le reti informatiche. Qui spiega ai politici qualcosa che oggi nel mondo della sicurezza informatica è quasi un mantra. Il problema non sono solo i computer, ma sono anche le persone. Perché se qualcuno sa come sfruttare fiducia, abitudini e gerarchie aziendali, può aggirare sistemi di sicurezza anche molto complessi senza mai toccare una riga di codice. E racconta anche la mentalità del mondo degli hackerini. Spiega ai senatori che molti di loro non cercano soldi o distruzione, ma soprattutto curiosità e sfida tecnica. E questo è un punto molto interessante. Essere hackerini non significa solo guadagnare o diventare famosi. Molti lo fanno soltanto per curiosità, per capire come funziona davvero un sistema. E secondo me questa è una cosa bellissima. Ma non è finita qui, perché Susie, in un discorso alla conferenza hacker DEFCON del 1995 a Las Vegas, spiega che se più di una persona ha accesso ad un sistema, basta poco per metterle l'una contro l'altra e ottenere le informazioni necessarie. E se invece l'accesso ce l'ha una sola persona, la situazione non è molto diversa. Anche in quel caso il sistema resta vulnerabile, semplicemente perché quella persona è umana, è una persona. Infatti gli esseri umani, diceva Susie, sono in media fiduciosi e prevedibili, tendono a rispettare le autorità, vogliono apparire disponibili e raramente sono bravi a riconoscere un inganno ben costruito. Possono cadere in un'email di phishing, ignorare qualcuno che rovista nei cassonetti dell'azienda o infilare con curiosità una chiavetta USB trovata in ufficio.
magari etichettata informazioni salariali, installando senza saperlo un virus nel proprio computer. E beh, in quella presentazione Suzy disse anche con la sua solita ironia tagliente che io ricorra a qualche trucco per ottenere l'accesso, o che semplicemente seduca il tizio e poi lo ricatti, se voglio entrare in quel computer, ci entrerò. E beh, questo lo disse tra le risate nervose del pubblico. Capite bene la situazione. Però a questo punto viene spontanea una domanda. Perché Suzy Thunder non è famosa come altri hackerini della sua epoca? La risposta sorprendentemente è la sua. Perché non sono mai stata arrestata, dice con semplicità. Poi aggiunge qualcosa che ribalta completamente la prospettiva. I miglior hacker del mondo, i miglior freaker, non li conosciamo perché non sono mai stati arrestati, non sono mai andati in prigione. Ecco perché non sapete chi sono i migliori. Questa è la verità, pensateci. Fermiamoci un attimo su questa frase. Suzy sta dicendo qualcosa di molto semplice e allo stesso destabilizzante. La fama nell'hacking, come in molti altri campi, potrebbe essere inversamente proporzionale alla reale bravura. I migliori non fanno notizia, non finiscono sui giornali. Ovviamente, come detto, Suzy era stata scoperta, ma riuscì a gestire la situazione a suo vantaggio. Collaborò con le autorità, ottenne l'immunità e non finì in prigione. Però la sua rimane una critica sottile, ma devastante, a come costruiamo le nostre storie sulla sicurezza informatica e a come tendiamo a trasformare in leggende proprio chi in fondo è stato arrestato. A questo punto viene quasi voglia di rileggere tutta la storia degli hackerini con occhi un po' diversi, diciamolo. Ma insomma, dopo questa esperienza, Susan fa qualcosa che pochissimi hackerini riescono davvero a fare. Sparisce completamente da quel mondo, lascia il freaking e l'hacking. Si sposa, si trasferisce nel Midwest e cambia vita. Negli anni successivi svolge lavori molto diversi tra loro, dall'impiegata comunale alla giocatrice professionista di poker nel casino di Las Vegas. Sviluppa anche una passione per il collezionismo di monete antiche. Oggi mantiene un profilo estremamente basso ed evita quasi del tutto i social media e l'attenzione pubblica. Eppure dietro la figura quasi leggendaria di Suzy Thunder, la freaker capace di manipolare centralini, ingannare tecnici e tenere a testa a hackerini famosi, c'era anche una persona che per tutta la vita ha cercato soprattutto di sopravvivere. In un'intervista a The Verge, Susan racconta con sorprendente sincerità le sue insicurezze. Dice di non aver mai capito davvero come relazionarsi con le persone in modo normale. Forse, riflette, è una conseguenza del trauma dell'infanzia. Per gran parte della sua vita ha avuto la sensazione di vivere in uno stato di dissociazione. Solo recentemente racconta di riuscire a vedere se stessa e le sue motivazioni dicendo anche in modo amaro che se avesse potuto scegliere non avrebbe voluto essere una persona come lei. Anche il suo rapporto con l'hacking era diverso da quello di molti altri. Molti degli hackerini con cui entrava in contatto erano affascinati dalla distruzione, volevano mandare in tilt sistemi telefonici, creare caos, far collassare intere reti. A lei invece non interessava davvero il caos. Quello che cercava era qualcosa di più semplice, il controllo. Voleva sapere che se qualcuno avesse provato di nuovo a farle del male, lei avrebbe avuto un modo per reagire, che non sarebbe rimasta impotente. Non doveva nemmeno farlo davvero, spesso le bastava sapere che avrebbe potuto. Però insomma, la storia di Suzy Thunder, in fondo, racconta anche altro. Non solo l'evoluzione dell'hacking o le origini dell'ingegneria sociale, ma la storia di una donna che ha dovuto costruirsi spazio in un ambiente che raramente ne concedeva. Negli anni in cui Suzy si muoveva tra freaker e centralini telefonici, le donne nella scena hacker erano pochissime. E proprio per questo molti la ricordano ancora oggi come una delle prime donne del mondo hacker di quei tempi. Ma il percorso di Suzy Thunder non è solo una storia del passato, mette in luce una dinamica che purtroppo persiste ancora oggi. Ancora oggi, infatti, il settore della cybersecurity resta fortemente sbilanciato e le donne in questo settore sono ancora poche. Secondo diversi studi globali, circa il 22% della forza lavoro nel settore cyber è femminile. Questo significa che su 100 persone che lavorano nella cybersecurity, circa 78 sono uomini e solo 22 sono donne. Però insomma la buona notizia è che almeno la situazione sta lentamente migliorando. Oggi le sfide sono diverse, ma Suzy Thunder ci dimostra che si può aprire la strada anche quando sembra impossibile. E proprio per questo figure come Suzy Thunder sono così importanti nella storia dell'hacking. E quindi a tutte le hackerine o aspiranti tali vorrei dire soltanto una cosa. Non c'è bisogno di chiedere il permesso. Se vi piace la tecnologia, se volete entrare in questo campo, fatelo e basta. Come Suzy Thunder trovate la vostra strada e non lasciate che nessuno vi dica che non potete farcela. Le cose stanno cambiando, magari lentamente, ma spero davvero che questo video arrivi proprio a qualcuna di voi e vi dia il coraggio di fare quel passo che stavate pensando da tempo.
Se vi è piaciuta la storia di Susie Thunder e volete approfondire, nella descrizione trovate articoli e fonti che raccontano la sua vita e le sue imprese nel mondo del phreaking e dell'hacking. E beh, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. E ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia e se la conoscevate già. Ciao, alla prossima!